stare alla larga. Cosa vuol dire stare alla larga? Ciao a tutti e benvenuti se questa è la prima volta che capitate sul mio canale Fly High in Italian o bentornati. In questa lezione faremo un quiz sulle espressioni idiomatiche che utilizzano il verbo stare in italiano. Ci saranno 8 domande, ciascuna con 3 risposte multiple e dovrete indovinare quella esatta. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo lentamente o se parlo troppo velocemente, premendo sulle impostazioni in basso a destra, sulla rotellina, e oltre a sottotitoli in italiano ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese, spagnolo e russo se ne avete bisogno. Allora per ogni domanda avrete 10 secondi per pensarci, ma se avete bisogno di più tempo mettete pure il video in pausa quando faccio partire il timer e poi dopo il timer vi darò la soluzione. Allora siete carichi? Iniziamo con la prima domanda. Cosa vuol dire non stare né in cielo né in terra? Allora è A, essere assurdo, oppure B, essere felicissimo, oppure C, essere a metà strada. Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la A, essere assurdo, quindi non stare né in cielo né in terra significa essere assurdo, non avere fondamento logico, essere totalmente illogico. Per esempio possiamo dire quello che dici non sta né in cielo né in terra, d'accordo? Può anche voler dire essere scandaloso, essere vergognoso, per esempio quando ci riferiamo a un comportamento che non sta né in cielo né in terra, d'accordo? Quindi l'espressione non stare né in cielo né in terra significa essere assurdo, non avere fondamento, non avere assolutamente senso logico, d'accordo? Passiamo allora alla domanda numero 2. Cosa vuol dire stare col fiato sul collo a qualcuno? Allora, vuol dire A, criticare continuamente, oppure B, fare pressione su qualcuno, oppure C, insistere. Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la B, fare pressione su qualcuno, quindi stare col fiato sul collo a qualcuno significa proprio fare continue pressioni su qualcuno. Un sinonimo di stare col fiato sul collo a qualcuno è anche stare addosso a qualcuno, quindi quando facciamo continue pressioni su qualcuno. E cos'è il fiato? Il fiato è un sinonimo di respiro o anche di alito, è quell'aria che emettiamo quando espiriamo dai polmoni, che si emette appunto dai polmoni durante l'espirazione. Quindi quando uno sta col fiato sul collo, qualcuno è così vicino anche che sente il fiato dell'altra persona, ecco, se questo è appunto il significato, quindi gli si pone pressione, ecco, su questa persona, d'accordo? Quindi stare col fiato sul collo a qualcuno. E adesso passiamo alla domanda numero 3, stare alla larga. Cosa vuol dire stare alla larga? Vuol dire A, restare fermi, oppure B, tenersi lontano da qualcosa, oppure C, procedere lentamente. Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la B. Stare alla larga significa tenersi lontano da qualcosa o da qualcuno, evitare accuratamente proprio mantenere la distanza da questo qualcosa o da questo qualcuno, in genere perché è anche una situazione, magari un qualcuno
con cui non si ha dei rapporti molto gradevoli, una situazione, se ci riferiamo a una situazione da cui vogliamo stare alla larga, che si teme, magari di cui si ha paura o che non si vuole affrontare anche, quindi stiamo alla larga, d'accordo? Quindi stiamo accuratamente a distanza rispetto a qualcosa o qualcuno, quindi keep a distance, quindi, ok? In inglese. Per esempio possiamo dire, è meglio che stai alla larga da quei due lì, non sembrano persone a posto, d'accordo? Quindi mantenere la distanza, d'accordo? E passiamo allora alla domanda numero 4, stare fresco. Cosa vuol dire stare fresco? Vuol dire A, restare stupefatto, oppure B, rilassarsi, oppure C, attendere invano qualcosa. Al via coi 10 secondi. E la risposta esatta è la C, attendere invano qualcosa, attendere inutilmente qualcosa o anche illudersi, quindi avere poi delle speranze che vengono infrante, d'accordo? Quindi avere anche poche speranze di riuscire in qualcosa, ok? Stare freschi, e si utilizza soprattutto in un registro informale. Per esempio possiamo dire, ah, stai fresco se pensi che il capo ti darà un aumento di stipendio. Oppure, pensi che il governo non aumenterà le tasse? Sì, stai fresco, quindi quel stai fresco un po' corrisponde all'inglese yeah, right, o forget it, o anche think again. Quindi è un po' come toglitelo dalla testa, scordatelo, d'accordo? Col cavolo anche possiamo dire, quindi stai fresco. E può anche voler dire passare o anche rischiare dei grossi guai, quindi questo come altro sinonimo, d'accordo? Quindi stare fresco. Attenzione a non confondersi con stare al fresco, perché se utilizziamo la preposizione articolata qui, stare al fresco, significa essere in prigione in realtà. E questo perché ai tempi le prigioni nel passato erano dei luoghi molto freddi, quindi appunto l'espressione stare al fresco, da non confondersi con stare freschi, d'accordo? Allora passiamo alla domanda numero 5, stare in pensiero. Cosa vuol dire stare in pensiero? Vuol dire A, stare in attesa, oppure B, pensare troppo, oppure C, preoccuparsi. Al via coi 10 secondi. E la risposta esatta è la C, preoccuparsi. Quindi stare in pensiero vuol dire proprio preoccuparsi. Si può anche dire stare in pena come sinonimo, d'accordo? Posso dire per esempio a mio fratello che sta per partire, mi raccomando, fammi sapere, mandami un messaggio quando arrivi a destinazione perché altrimenti sto in pensiero, quindi altrimenti mi preoccupo, d'accordo? Quindi stare in pensiero significa proprio preoccuparsi. E passiamo allora alla domanda numero 6, stare sulle sue. Cosa vuol dire stare sulle sue? Allora, A, essere avaro, oppure B, non dare confidenza, oppure C, parlare inutilmente. Al via con 10 secondi. E la risposta esatta è la B, quindi stare sulle sue significa non dare confidenza, in realtà non dare confidenza quasi a nessuno, ecco, stare per conto, anche un po' conto proprio, quindi comportarsi a volte anche in maniera sociale, ma comunque non dare confidenza ad altre persone, ok? Quindi una persona che sta per conto proprio o anche che si comporta, come menzionato, in maniera un po' asociale. Ed è un po' corrisponde all'inglese to keep yourself to yourself, ok? Quindi questo il significato, questo come viene tradotto in inglese l'espressione stare sulle sue. Per esempio possiamo dire Sara sta molto sulle sue in classe, oppure un altro esempio, è meglio che te ne stai sulle tue,
e non dai troppa confidenza ai tuoi colleghi finché non li conosci meglio, d'accordo? Quindi stare un po', quindi sia in maniera un po' isolata, un po' solitaria, però può anche essere un po' sociale, d'accordo? Quindi questo è il significato dell'espressione stare sulle sue. E allora passiamo alla domanda numero 7. Stare sullo stomaco a qualcuno. Cosa vuol dire stare sullo stomaco a qualcuno? Allora vuol dire A, essere antipatico a qualcuno, oppure B, essere simpatico a qualcuno, oppure C, essere legato a qualcuno. Al via coi 10 secondi. E la risposta esatta è la A, stare antipatico a qualcuno, quindi stare sullo stomaco a qualcuno significa proprio essere sgradito, essere antipatico a qualcuno, quindi corrisponde un po' all'inglese to be disliked, va bene? Quindi Lucia, per esempio, mi sta proprio sullo stomaco, quindi vuol dire che Lucia mi sta proprio antipatica, d'accordo? Un altro sinonimo che possiamo utilizzare per stare sullo stomaco a qualcuno, possiamo dire stare sul gozzo. Quindi il gozzo è un'espressione un po' piuttosto informale in realtà per riferirsi alla gola. Quindi quando qualcuno ci sta sul gozzo vuol dire che non riusciamo, come se pensate per esempio al cibo, quando cerchiamo di mandarlo giù ci rimane qui in gola, non riusciamo a mandarlo giù, quindi vuol dire che rimane qui, vuol dire che appunto una persona ci è antipatica, d'accordo? Quando appunto ci sta sul gozzo. Possiamo dire poi anche stare sulle scatole, stare sulle palle, d'accordo? Questi sono un pochino più volgari però rispetto al dire stare sullo stomaco, stare sul gozzo, d'accordo? E attenzione a non confondervi con il rimanere sullo stomaco, d'accordo? Perché rimanere sullo stomaco significa che è qualcosa che non avete digerito, quindi potete dire per esempio questo risotto mi è rimasto sullo stomaco, quindi vuol dire che non l'avete digerito. Quindi non dite stare sullo stomaco, ma rimanere sullo stomaco vuol dire non digerire. Quindi quando diciamo per una persona è stare sullo stomaco quando ci è antipatica, invece rimanere sullo stomaco è qualcosa, è proprio un cibo che non avete digerito, d'accordo? E passiamo allora all'ultima domanda, la numero 8, stare al passo. Cosa vuol dire stare al passo? Vuol dire A, rimanere indietro, oppure B, restare aggiornato, oppure C, lavorare tanto. Al via coi 10 secondi. E la risposta esatta è la B, restare aggiornato. Quindi stare al passo significa proprio mantenersi aggiornato, rimanere aggiornato, possiamo dire oltre a restare, mantenersi o rimanere aggiornato, informato, mentre l'opzione A, rimanere indietro, è proprio il contrario di stare al passo. Quindi chi non riesce a mantenersi aggiornato rimane indietro, d'accordo? Quindi questo è proprio il contrario, rimanere indietro rispetto a stare al passo. Utilizziamo molto l'espressione stare al passo con i tempi, d'accordo? Per esempio nell'espressione è molto importante che le aziende stiano al passo con i tempi, quindi to move with the times, quindi sarebbe un po' in inglese, d'accordo? Però l'espressione semplice stare al passo si tradurrebbe di più come to keep up, ok? Quindi questo è il significato dell'espressione stare al passo. E quindi questo poi conclude anche il nostro quiz per oggi. Fatemi sapere com'è andato, fatemi sapere quante ne avete indovinate, quante di queste espressioni non conoscevate già e spero che abbiate imparato adesso poi l'utilizzo di tutte queste espressioni e che vi siate anche divertiti. Se il video vi è piaciuto poi mettete un like così che mi aiutate a spargere la voce e a raggiungere più persone con questo contenuto e considerate iscrivervi al canale ed attivare la campanella delle notifiche per non perdere nessun nuovo episodio.
Allora vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!